Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano, e oggi sono qui con la mia collega Angela per una nuova puntata del nostro canale. Come state amici? Non avete amici. Spero che stiate avendo una bellissima giornata ovunque voi siate nel mondo. Buon pomeriggio a tutti! Sono Angela e sono così felice di essere qui con voi oggi. Grazie mille per essere con noi su Bravocast Italiano. Che bello ritrovarsi così, vero Stefano? Ogni puntata è sempre una bella sorpresa. Assolutamente, Angela. E oggi abbiamo un argomento davvero speciale e divertente. Oggi parliamo di qualcosa che tutti amiamo, ridere, parliamo di cosa ci fa ridere di più nella vita, perché, diciamoci la verità, ridere è la cosa più bella del mondo. Ah, che argomento meraviglioso! Ridere fa così bene, no? Ci sono studiosi che dicono che ridere fa bene alla salute, fa bene al cuore, fa bene alla mente e io sono assolutamente d'accordo. Quando rido mi sento subito meglio. Esatto, allora, Angela, cominciamo subito. Dimmi cosa ti fa ridere di più tu? Cos'è la cosa che ti fa ridere veramente tanto, fino alle lacrime? Mamma mia, bella domanda. Sai cosa mi fa ridere tantissimo? Le situazioni imbarazzanti. Sì, quelle situazioni in cui succede qualcosa di inaspettato e poi tutti si guardano e non sanno cosa fare. Tipo quando qualcuno cade, ma non si fa male e tutti cercano di non ridere, ma poi ridono lo stesso. Ah sì, lo so benissimo di cosa parli. È quella sensazione di voler trattenere il riso ma non ci riesci proprio. Più cerchi di non ridere, più ridi forte. Mi è capitato 1000 volte. Esattamente. E poi, sai cosa mi fa ridere moltissimo? I bambini. I bambini piccoli mi fanno morire dal ridere, perché loro dicono le cose senza filtri, dicono esattamente quello che pensano senza preoccuparsi se è giusto o sbagliato dirlo. Oh sì, i bambini sono esilaranti. Hai qualche esempio? Qualcosa che hai sentito da un bambino e che ti ha fatto ridere molto? Sì, una volta ero a cena con degli amici e c'era il loro bambino. Forse aveva 4 anni. A un certo punto guarda mio marito e dice: «Tu hai la pancia grande come un pallone». Silenzio totale. Tutti zitti. E poi siamo esplosi tutti a ridere, anche mio marito. Era troppo diretto, troppo onesto. Impossibile non ridere. Questo è bellissimo. I bambini sono davvero fantastici. Non conoscono la diplomazia. Dicono tutto quello che vedono e pensano. E voi ascoltatori, anche voi, avete qualche storia divertente con i bambini? Scrivetela nei commenti, vogliamo sentirla. Sì, per favore, raccontateci le vostre storie. E tu, Stefano, cosa ti fa ridere di più a te? Sei uno di quelli che ride molto o poco? Io rido tantissimo. Sono una persona che ride molto facilmente, forse troppo facilmente. Mia moglie dice sempre che rido anche quando non c'è niente di divertente, ma lei mi vuole bene lo stesso. Ah, questo è un bel difetto, ma in realtà è un pregio, no? Saper ridere è un dono. Allora, cosa ti fa ridere di più? Sicuramente le commedie italiane, adoro i film comici italiani, specialmente quelli vecchi. Alberto Sordi, Totò, Nino Manfredi. Quegli attori erano incredibili, ogni volta che guardo un loro film rido da matti e poi adoro certi video sui social media, soprattutto quelli con gli animali. Oh sì, gli animali, i gatti soprattutto. I gatti fanno le cose più assurde ed strane. Cadono da posti improbabili, si spaventano per niente, guardano gli angoli del muro come se ci fosse qualcosa di invisibile. S- esatto, il gatto che si spaventa del cetriolo, hai visto quei video? Il gatto è lì tranquillo a mangiare, il padrone mette un cetriolo dietro di lui e quando il gatto si gira salta in aria. Sì, ho visto quei video e ogni volta rido come una matta. Non so perché i gatti abbiano così paura dei cetrioli, ma è uno spettacolo ogni volta. Anche se poi mi dispiace un pochino per il gatto, eh? Sì, sì, anche io.
però è così comico. E un'altra cosa che mi fa ridere tantissimo sono le imitazioni delle persone famose. Quando qualcuno imita un personaggio famoso in modo perfetto, mi fa morire, soprattutto se imita i politici o i personaggi televisivi. Beh, Ah, sì, le imitazioni sono divertentissime, soprattutto quando sono molto precise, quando prendono i piccoli dettagli della persona, il modo di muoversi, la voce, i gesti. È un'arte vera. E voi ascoltatori, vi piacciono le imitazioni? Avete qualche imitatore preferito? Scrivetecelo nei commenti. sì, dite pure. Allora, Angela, ti è mai capitato di ridere in un momento in cui non dovevi? Uno di quei momenti in cui sai che non devi ridere ma non riesci a trattenerti? Oh, mamma mia, sì! Il momento più imbarazzante è stato a una cerimonia abbastanza formale. La persona che stava parlando al microfono aveva qualcosa di buffo attaccato ai capelli, un piccolo pezzo di carta, e lei non lo sapeva. E io la guardavo cercando di stare seria, ma era impossibile. Ho dovuto guardare dall'altra parte per non scoppiare. Ah, classico. È quando cerchi di non guardare, però poi guardi di nuovo e ridai. È un ciclo infinito. Anche a me è capitata una cosa simile. Durante una riunione di lavoro molto seria, il mio collega ha fatto un errore di pronuncia e ha detto una cosa completamente diversa da quello che voleva dire. Ho cominciato a ridere e non riuscivo a smettere. Ho dovuto fingere di avere un colpo di tosse. Ah, ah, ah! Povero Stefano! Ma quella è una situazione classicissima. Il riso trattenuto è il peggio. Più cerchi di trattenerlo, più viene fuori forte. Esattamente. Alla fine il mio collega mi ha guardato con una faccia seria e io ho fatto finta di niente. Ma dentro mi stavo letteralmente sciogliendo dal ridere. Terribile e esilarante allo stesso tempo. Capisco perfettamente. E questa è la cosa bellissima del riso. È contagioso. Quando qualcuno ride, anche gli altri vogliono ridere. Non puoi resistere. Il riso si diffonde come un'onda. Verissimo. E questa è una cosa bellissima. Il riso è condiviso. Quando ridi con qualcuno ti senti più vicino a quella persona. Il riso crea un legame forte tra le persone. Sì, bello quello che dici. E credo che per questo motivo la commedia, i film comici, i comici siano così importanti nella cultura, perché ci fanno ridere insieme, ci fanno sentire parte di un gruppo. Assolutamente. E parlando di comici, Angela, hai qualche comico preferito? Italiano o straniero? Comici italiani. Amo molto Checco Zalone. È riuscito a far ridere tutta l'Italia con i suoi film. Ha un senso dell'umorismo molto italiano, parla di cose che tutti noi riconosciamo nella vita di tutti i giorni. E poi Roberto Benigni, naturalmente. Lui è un genio della comicità italiana. Oh, Benigni. Certo, è leggendario. Quando parla, quando recita, c'è qualcosa di magico. Riesce a farti ridere e commuovere allo stesso tempo. È un talento rarissimo. E per lo straniero? Mi piace molto il tipo di umorismo inglese, il cosiddetto British humor. È molto secco, molto sottile, spesso ironico. Devi capirlo bene, non è sempre immediato, ma quando lo capisci è esilarante. Ogni paese ha il suo tipo di umorismo, il suo modo di vedere le cose in modo comico. Esatto, e questo ci porta a una domanda per voi, cari ascoltatori di Bravocast Italiano. Qual è il vostro tipo di umorismo preferito? Vi piace l'umorismo italiano, quello inglese, quello americano o quello di un altro paese? E avete un comico o un attore comico preferito? Sì, ditecelo nei commenti, siamo curiosi. Sì, vogliamo sapere tutto. Allora Stefano, parliamo un po' di barzellette. Ne sai qualcuna da raccontare ai nostri ascoltatori? Ah, le barzellette! Allora ne so qualcuna. Eccone una semplice. Un uomo entra in un bar e ordina un caffè. Il barista gli porta il caffè e l'uomo dice questo caffè sa di fango. Il barista risponde beh, è stato macinato stamattina. Ah, carina!
semplice ma simpatica. Anch'io ne so una. Un bambino chiede alla mamma: «Mamma, perché il professore mi chiama sempre per nome quando sbaglio?» La mamma risponde: «Forse perché ti conosce bene». Il bambino ci pensa un momento e poi dice: «Allora dovrei sbagliare di meno o di più?» Bella, i bambini e la loro logica perfetta. E voi ascoltatori, conoscete qualche barzelletta in italiano? Condividetela nei commenti. Vogliamo ridere insieme a voi e costruire una bella raccolta di barzellette per tutta la comunità di Bravocast Italiano. Sì, per favore. Allora Stefano, nella vita di tutti i giorni ci sono tante piccole cose che possono far ridere. Cosa ti fa ridere nella vita quotidiana, fuori dai film e dai video? Nella vita quotidiana mi fanno ridere moltissimo i malintesi, quando qualcuno capisce una cosa completamente diversa da quello che hai detto. Questo succede spesso e ogni volta è divertente, specialmente con i malintesi linguistici. Oh sì, i malintesi linguistici sono classici, soprattutto per chi impara una nuova lingua. Cari ascoltatori, vi è mai capitato di usare una parola italiana sbagliata e creare un malinteso divertente? Ditecelo nei commenti, ci fa sempre piacere sentire queste storie. Ah sì, questa è una domanda ottima. Imparare una lingua nuova porta sempre a situazioni divertenti. Io stesso, quando ho cercato di imparare qualche parola d'inglese, ho fatto figuracce epiche. Una volta ero in Inghilterra e volevo chiedere dove fosse il bagno. Ho mixato tutto e ho detto una cosa completamente sbagliata. La persona mi ha guardato, poi ha riso e gentilmente mi ci ha indicato la direzione giusta. Queste sono le esperienze più belle quando si viaggia e si impara una lingua. Ci vuole coraggio a parlare una lingua straniera e gli errori fanno parte del processo. E spesso quegli errori diventano i ricordi più divertenti di tutto il viaggio. Esattamente. E questo è un messaggio importante per i nostri ascoltatori che stanno imparando l'italiano. Non abbiate paura di sbagliare. Gli errori sono normali, fanno parte dell'apprendimento e spesso sono anche divertenti. Ridete degli errori vostri. È il modo migliore per imparare e per non dimenticare. Benissimo detto, Stefano. E poi c'è anche la comicità involontaria nella vita quotidiana. Le cose che sono divertenti, anche se non erano pensate per esserlo. I cartelli con gli errori di ortografia, le pubblicità strane, i titoli di giornale ambigui. Ah sì, la comicità involontaria è forse la più genuina. Non è costruita, non è pianificata, è semplicemente la realtà che si manifesta in modo comico e spesso è la più esilarante proprio perché è vera e spontanea. Assolutamente. Ho visto una volta un cartello fuori da un negozio che diceva «Chiuso per ferie, torneremo presto, forse». Quella forse finale mi ha fatto ridere tantissimo, così onesta, così italiana. Bellissimo, sì. Certi cartelli e certi avvisi hanno una poesia comica involontaria che è irresistibile. E le pubblicità strane, quelle che non capisci subito cosa vogliono vendere, Sì, o quelle traduzioni fatte male sui menù dei ristoranti. Carne mista alla brace, che diventa qualcosa di incomprensibile in inglese. Ogni volta che vedo queste cose rido tantissimo. ah sì, i menù con le traduzioni creative sono un classico. Ogni ristorante turistico ha almeno un piatto con una traduzione assurda. È parte del fascino dell'Italia. Vero? Allora, Stefano, abbiamo parlato di tante belle cose oggi. Prima di chiudere, voglio farti una domanda finale. Pensi che il senso dell'umorismo sia qualcosa con cui si nasce o si può imparare? Bella domanda, credo che ci siano persone naturalmente più portate a essere divertenti, con un senso del ritmo e della battuta che viene spontaneamente.
ma credo anche che si possa imparare molto, imparare a vedere le cose in modo diverso, a trovare il lato comico nelle situazioni, Lisa, a non prendere tutto troppo sul serio. È quasi una filosofia di vita. Sì, mi piace questa idea. L'umorismo come filosofia di vita. Ridere delle piccole sfortune, sorridere delle difficoltà, trovare leggerezza anche nei momenti pesanti. È un modo di affrontare il mondo con più serenità. Esattamente, e mio nonno era così. Anche quando le cose erano difficili, trovava sempre il modo di fare una battuta. Diceva sempre che ridere era il miglior medico, e credo avesse ragione. Che bella memoria. Certe persone hanno questo dono naturale di mettere tutti a proprio agio, di alleggerire l'atmosfera con una battuta al momento giusto. È una qualità rara e bellissima. Vero, e saper ridere insieme a qualcuno è anche un segno di grande intimità, nelle amicizie, nelle coppie, nelle famiglie. Quando ridi molto con qualcuno, vuol dire che c'è una connessione vera e profonda. Assolutamente d'accordo. Io credo che ridere insieme sia uno dei segreti di una relazione felice. Se riesci a ridere con qualcuno, anche nei momenti difficili, allora avete qualcosa di molto speciale. Bello quello che dici. E voi, cari ascoltatori, ridete molto con i vostri partner, i vostri amici, le vostre famiglie? Come è cambiato il vostro senso dell'umorismo con gli anni? Queste sono belle domande per i commenti, siamo curiosi di sapere. Sì, vogliamo sapere tutto di voi. La sezione commenti è il posto dove la nostra comunità di Bravocast Italiano si ritrova. E una sezione commenti piena di risate e storie buffe sarebbe meravigliosa. Perfetto. Allora, prima di salutarci, vogliamo ricordarvi alcune cose importanti. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace qui sotto. È un gesto piccolo, ma per noi è molto importante. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito. Cliccate sul bottone di iscrizione e attivate la campanellina per non perdere nessun nuovo video. Pubblichiamo nuovi contenuti regolarmente e vogliamo che li vediate tutti. E condividete questo video con amici e familiari che stanno imparando l'italiano o che vogliono cominciare. Bravocast. Italiano è il posto perfetto per imparare l'italiano in modo naturale e divertente attraverso conversazioni vere. Sì, imparare l'italiano ascoltando conversazioni naturali è uno dei modi più efficaci. Non si tratta di studiare grammatica secca, si tratta di sentire come parlano le persone nella vita reale, di capire il ritmo e la musica della lingua. Esattamente, e noi cerchiamo sempre di parlare in modo semplice e chiaro, proprio per questo vogliamo che tutti, anche i principianti assoluti, possano seguire e capire ogni parola. Allora, Stefano, è arrivato il momento di salutarci. Vuoi dire qualcosa di finale prima di chiudere questa bellissima puntata? Sì, voglio dire a tutti voi, ridete tanto ogni giorno, trovate le cose buffe nella vita quotidiana, ridete con le persone che amate, non prendete tutto troppo sul serio. La vita è più bella quando si ride. E quando imparate l'italiano, ricordatevi, ogni errore è un'occasione per ridere e imparare allo stesso tempo. Bellissima conclusione. E io voglio aggiungere, continuate a studiare l'italiano con entusiasmo e con il sorriso. Ogni parola che imparate è un piccolo passo verso una nuova cultura, una nuova prospettiva, un nuovo modo di vedere il mondo. E che bella cosa è questo! Benissimo detto. Allora, cari amici di Bravocast Italiano, grazie infinite per essere stati con noi oggi. È stato un piacere enorme condividere questa puntata con voi. Grazie a tutti di cuore. Siete meravigliosi. La vostra presenza e il vostro supporto ci danno tanta energia e ci fanno venire voglia di continuare a creare contenuti belli per voi. Vi vogliamo bene e ci rivediamo presto nella prossima puntata di Bravocast Italiano. Fino ad allora, prendetevi cura di voi e non dimenticate di ridere ogni giorno. Buon pomeriggio a tutti e arrivederci. A presto su Bravocast Italiano. Arrivederci e a presto. Ciao ciao.